Ho iniziato a fare apicoltura in Calabria facendo nomadismo. Il nomadismo ne comporta il fatto di seguire delle fioriture. Ad esempio, durante l'inizio della primavera le fioriture iniziano in marina, noi siamo in montagna. Quindi caricavo le api sul furgone e da lì andavo a posizionarle in prossimità, ad esempio, di un frutteto come un aranceto e cose simili. 2 anni dopo ho cambiato il mio modo di fare apicoltura. Il motivo è semplice. Mi sono accorto già dall'inizio che le api erano molto stressate. Erano stressate non solo dal trasporto, dal viaggio, ma soprattutto da tutto quello che ne comporta un'agricoltura intensiva. Gli aranceti, come un po' tutti gli impianti dove ci sono comunque i frutteti tendenzialmente, degli alberi da frutto, vengono spesso trattati. Anche se è proibito in Italia, vengono trattati anche sulla fioritura. Questo ovviamente ne comportava intanto un cambiamento del carattere dell'ape stessa, molto più nervosa. Questo era il primo indicatore. Anche se ho provato anche ad insistere sul fare nomadismo, mi sono ritrovato a distanza di 2 anni con un avvelenamento. Questo avvelenamento ne ha comportato la perdita di quello che era il mio apiario nomade, diciamo. Questo mi ha fatto fare un passo indietro. Per questo motivo mi sono stabilizzato a Mongiana, proprio perché, come dicevo prima, è lontano da agricoltura intensiva, è lontano da qualsiasi fonte di inquinamento, perché non ci sono industrie. Anche perché ne osservo il benessere dell'ape stessa, seppur magari con una produzione inferiore, però si parla tanto di api, della possibilità addirittura che le api stiano scomparendo in natura. E un po' questo è anche vero, e un po' anche noi ne siamo la causa. Il nostro egoismo ci porta a uccidere, o diciamo a non preoccuparsi di tutto quello che è natura spesso, no? Vogliamo per forza il macchinone bello, con tantissimi cavalli, la casa enorme, il lavoro magari in un'industria, in un ufficio, in un qualsiasi cosa, quello che dà spesso gran parte dell'inquinamento, di emissioni, di CO2 e un sacco di altre cose, non preoccupandoci di quello che sta alla base della nostra vita, dell'ape stessa. Diceva Einstein che scomparendo le api l'umanità potrebbe rimanere fino a un massimo di 4 anni di vita, perché ovviamente scomparendo gli impollinatori vanno a scomparire un sacco di frutti, un sacco di verdure, un sacco di cose che stanno alla base della nostra alimentazione. Scomparendo questo andrà a scomparire anche gran parte di tutto quello che è l'alimentazione animale anche, che spesso non la consideriamo. Quindi perché non cercare di conciliare la nostra vita in un modo leggermente diverso, senza cambiare troppo le nostre abitudini, senza, diciamo, eliminare tutto quello che ci piace, però bilanciandolo anche. Noi siamo ospiti su questo pianeta. Se non lo preserviamo noi, chi mai potrà preservarlo? Dicono che i dinosauri si sono estinti, loro non hanno creato tutti i danni che abbiamo creato noi.